benvenuti in questo nuovo video. Sì, siamo a Cremona, pronti per il test che darà, diciamo, il via a questo progetto insieme a Ducati che vi ho raccontato su Instagram. Qualcuno l'ha già visto, qualcuno non lo sa. Correrò una gara FMI ufficiale all'interno dei trofei Moto Estate, farò la categoria 1000 Open, quindi bombardoni, mica bombardoni e via dicendo. Ma la domanda che vi starete chiedendo e che mi avete già fatto in tanti è: perché ti sei buttato a fare questa cosa qui con la moto di serie? A chi possiamo chiederlo se non a Giulio Fabbri di Ducati, che ci spiegherà meglio il perché abbiamo deciso di fare questa cosa qui. Guarda Luca, la spiegazione è abbastanza semplice. Noi siamo molto convinti del lavoro che facciamo di sviluppo delle nostre moto stradali. Noi sviluppiamo il setup nel ready mode race effettivamente per correre, per andare in pista, ed è un setup che già così com'è è secondo noi competitivo. Quindi quello che volevamo fare era mettere una moto praticamente di serie. Dico praticamente perché il regolamento tecnico ti obbliga a fare alcune modifiche, poi magari le rivediamo assieme, con delle buone gomme, ho scelto le Pirelli, un bel pilota, quindi uno che il gas se lo dà, e dimostrare che si può fare bene in una gara. Comunque le persone vanno a togliere alcune cose sulle moto che vanno a comprare dal concessionario. Vedi l'ABS, che è quel qualcosa che è proprio odiato, no? dal pistaiolo, viene tolto immediatamente. Invece noi abbiamo proprio deciso di lasciarla il più possibile di serie. Oggi facciamo un po' di test anche perché la gara è una gara lunga, comunque sono 13 giri. Gara lunga, piloti molto interessanti, tra cui il buon Fabrizio Perotti, che conoscerete benissimo, pilota veramente di altissimo livello, Ivan Goy, idem, campione italiano, quindi sarà una gara del MES molto interessante, sarà un banco di prova molto interessante per una moto di serie. Quanto sarà competitiva non ci resta che scoprirlo. Viabilità sotto controllo in mattinata per peggiorare all'ora di pranzo fino al pomeriggio, quando il traffico sarà da bollino rosso. Domenica di ferie in Puglia e molti ne approfittano per una gita fuori porta e al mare. Secondo le previsioni dell'ANAS, il via vai sulle strade pugliesi andrà intensificandosi sempre di più fino a congestionarsi nel tardo pomeriggio quando ci sono i rientri. Avete visto? 33,7, veramente un giro che a quanto dicono è molto importante, anche perché di riferimenti al momento non ne abbiamo, o meglio abbiamo le cosiddette voci di corridoio, ma comunque andare così con una moto di serie non pensavo, cioè anch'io ero scettico, invece stanno tirando sempre più giù i tempi e ci sto sempre prendendo più la mano. Ovviamente la guida deve essere un attimo diversa, deve adattarsi al nuovo controllo di trazione, ai nuovi controlli che funzionano in maniera leggermente differente. Sulla moto vedete delle parti che non ci sono sulla moto di serie, ma sono semplicemente per rendere la moto più sicura in pista e a regolamento per le gare, quindi para carter, pedane rialzate e regolabili, antiscivolo vari. Questo accrocchio non è altro che una sorta di telemetria per la moto di serie, quindi non sono segreti vari, NOS o, come diceva qualcuno, i segreti della MotoGP tramandati nella moto di serie. Nulla di tutto questo. Comunque tutto quello che vedete sulla moto è a catalogo Ducati Performance, quindi un utilizzatore finale può comprarsi la moto e mettere tutte quelle parti che vedete su questa V4S anche sulla sua stessa moto. Questo comunque adesso, per esempio, tu prima eri DTC 1 e poi hai provato DSC off. Sì. Poi siamo andati DTC 1 e DSC 2, poi avevi fatto DTC 1 e DSC 1. Ripartiamo da questa. Sì, e poi esatto, al massimo vediamo. Si può giocare a fare delle prove con DSC 1 o off.
Dovrebbe frenare quando sente lo scivolamento a massimo angolo, dovrebbe frenare un attimino meno, secondo me. Però quando sente che appunto la lascia partire, invece che essere fluido, rimanere lì in angolo col traverso e poi proseguire col pick up, frena, ritorna indietro e poi... Sulla posizione centro curva adesso come sei messo? Allora, secondo me con la sella un attimino più alta la prossima volta, che vado a caricare un attimino di più ancora l'anteriore, migliora già tanto. Adesso mi sento un po' sacrificato sulle gambe e un pelo seduto dietro, ma ci sta perché, ripeto, è proprio anche la sensazione che ti dà la sella. Interventi ABS, frenata moto dritta, oggi è stato pulito. In pomeriggio entriamo subito con una zero nuova, come sei uscito adesso, però tutto nuovo, e poi confrontiamo tutto con misura grande, nuovo, zero, e fatto quello mettiamo anche la X. sta respirando un po' perché gli abbiamo proprio tirato il collo a questa motorettina di serie. Ringrazio Cremona che ci ha fatto fare un giro libero a fine giornata, perché come avete visto durante la giornata è stato un po' un bordello, ma è normale, open pit lane ci sta. Direi che per la gara siamo in bolla, non so se sarà abbastanza per stare davanti ai bombardoni che ci saranno. Comunque sono veramente troppo soddisfatto, perché riuscire a fare queste cose con una moto con ABS, freni di serie, forcelle di serie, mono di serie è un qualcosa di ci sono rimasto male. E per adesso si può dire che questo sia il best lap del nuovo Cremona Circuit. Di sicuro verrà migliorato, ma a oggi è il miglior tempo mai stato fatto qui a Cremona. Da me e dai due mostri qua dentro è tutto. Mi raccomando, se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, se lo siete già attivate la campanellina. Gas, ci vediamo al prossimo video. We'll be right back.